Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno qui dalla radio Mattino Milan di lunedì 6 maggio del 2024, buongiorno a tutti, buona settimana anche a te Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Allora, una settimana densa di impegni, di partite, no, ma del prossimo allenatore, forse sì, sperando che possa essere una settimana che ci possa chiarire un pochino le idee per quanto riguarda la corsa all'allenatore che, come ho detto stamattina, la speranza che sia stato tutto fatto, che questo sia tanto cinema è l'ultimo a morire, ma invece siamo ancora un pochino così, in fase di decisione per quanto riguarda il prossimo allenatore, Harry. In tutto ciò, ieri il Milan ha giocato, ha fatto 3-3 con il Genoa in casa a San Siro, pareggio in rimonta, doppia rimonta, tripla, se consideriamo anche il fatto che il Genoa, che era sotto, ha fatto anch'esso una rimonta e poi contestazione della curva, prima in silenzio e poi in abbandono dello stadio 10 minuti al termine della partita. Questo è ciò che è successo ieri e che ci aspetta, Henry. Insomma, velocemente sulla partita, che dire? Ma niente, Niente. che dire. No, Niente. diciamo che è vero, Eh. la curva ieri ha abbandonato, ha contestato e speriamo che voi con noi non lo facciate e quindi mettete like a questo video, iscrivetevi al canale, non abbandonateci, lasciate un commento, diteci la vostra qua sotto sulla partita e sul momento. Arriviamo a 1500, 2000 like, sarebbe bellissimo, però insomma Henry, ho scoperto oggi facendo l'editoriale che facendo così, guarda, no. Ah, vedi? Ecco. incredibile. Bello, va bene, mettete like allora, mettete mi piace e fatelo per questa cavolata del direttore che ha appena fatto. No, tornando seri, tornando a noi, io allora possiamo commentare e dobbiamo commentare la partita, perché comunque ancora queste partite si devono giocare, si dovrebbero anche vincere e l'atteggiamento di certi giocatori, è sbagliato. Cioè Teo Hernandez ieri è entrato credo in pigiama, pantofole, con la testa non so dove. Leao sì, ha provato a far qualcosa, ma sembra quasi un altro giocatore rispetto al miglior Leao, al miglior periodo e anche lui quando non è pericoloso davanti ti sembra quasi di essere un uomo in meno, lo capisco. Tomori con un po' di disattenzioni, possiamo star qua veramente a far la conta uno per l'altro, Giroud con quell'errore prima che segnasse il 3-2 abbastanza semplice, eccetera, eccetera. È che non ne vedo lo scopo in questo momento qua, cioè o veramente sono diventati tutti dei bidoni, abbiamo preso 7, 8 one season wonder tutti insieme, cioè che hanno beccato la stagione giusta 2 anni fa e quindi sono appunto questo, cioè dei giocatori che azzeccano una stagione, ma oltre a quello non son capaci, cosa che io dubito fortemente, oppure questa stagione, questa fase della stagione è da archiviare, punto, contestualizzandola in un momento in cui i tifosi scioperano, la curva va via all'80°, la curva non canta, in cui mancan 3 partite clicco il caps lock, insignificanti in questa stagione, perché non servono a niente queste partite che restano, se non per mettere al sicuro il secondo posto, ma non oso immaginare cosa interessi troppo ai Ma nostri tanto la terza giocatori. non vince da febbraio, cioè ha fatto 2 vittorie. Ecco, ecco. Quindi onestamente va bene, possiamo star qui a dire: Teo entra in pigiama, Leao giochi in 10, Giroud è bollito, Tomori non c'ha la testa, eccetera, eccetera. Io non ne vedo il senso e soprattutto mi sembra fuori contesto. Lo capisco e l'ho capito molto di più e mi aggrego anche in parte nel doppio confronto con la Roma di Europa League, che è una sfida che ti può portare avanti in Europa League, che per i giocatori stessi è una vetrina e vedere lì che non incidono, che non mettono la testa o che non mettono voglia ha molto più senso per quanto mi riguarda. Cioè lì sì che nel calderone dei responsabili ci metto anche in buona parte i giocatori. Il Milan-Genoa 3-3 il 5 di maggio a San Siro, a 3 giornate alla fine,
con nulla più da giocarsi, non lo so, ieri ho preso parole da Carlo, però comunque io lo vedo proprio fuori contesto. Mh. Detto ciò, poi lascio a te, sull'allenatore aspettiamo. Io dico che in passato sono filtrate tante cose, no, cioè nel Mh. senso da parte della società negli ultimi tempi ci sono arrivate tanti messaggi, no, attraverso la stampa, e il fatto che non filtri, diciamo, un nome unico, concreto, dritto, come in realtà poteva essere per esempio Lopetegui, che era filtrato, per me è un segnale che non abbiamo risolto le nostre questioni, cioè non è tutto cinema, tutte invenzioni giornalistiche, tutto tiro al bersaglio, è che effettivamente ed evidentemente c'è un po' di indecisione, perché altrimenti si andava dritti sul nome, si davan le conferme, si parlava di contratti, come è stato per Lopetegui. Allora andiamo con ordine. Il Milan ha fatto, 71 punti fino adesso a fronte di 42 gol subiti, che è un po', la costante di questa stagione in Serie A. Merito, frutto o demerito, dipende da che lato lo vediamo, del lavoro anche dell'allenatore, che cambierà. Non era così l'idea del Milan fino a poco più di un mese fa. L'idea del Milan era di proseguire con questo allenatore. Al netto di tutto quello che abbiamo vissuto da gennaio scorso, non 24, 23, da gennaio 23. Quindi al netto di tutto quello che abbiamo vissuto da un anno e mezzo a questa parte, l'idea della dirigenza del Milan era di continuare con questo allenatore. Soprattutto lato, adesso io su questo non lo so, quindi metto le mani avanti, lato Furlani-Moncada l'idea era questa. Poi non so se c'era anche l'avallo di Ibra, sai che noi dobbiamo prendere decisioni in collegiali, tipo, il conclave, Sì, ma, sì, sì. ehm, questo è. Al netto di tutti i problemi, questa era la decisione, e già qua un po' di brivido sulla schiena per una valutazione del genere mi viene. A 1 anno solo dalla fine del contratto. Poi, sfortunatamente per tutti noi, Roma va male, Derby va malissimo, finisce la stagione con poca gloria e quindi per forza di cose il nome di Pioli è bruciato dagli eventi e quindi non si può ripresentare l'anno prossimo neanche in veste di traghettatore. Si apre il contesto nuovo allenatore, Thiago Motta a quel punto ha già salutato la compagnia e a meno di ripensamenti della Juve, in questo caso non di Thiago Motta, ma della Juve, va a Torino e tu sei rimasto con l'altro allenatore che avevi scelto fino a questo momento o con il quale avevi avuto dei rapporti e dei contatti, cioè Lopetegui, che viene però anch'esso bruciato, ma per altro motivo. Cioè la piazza ti dice: "No, non ti Esattamente. presentare nemmeno con Lopetegui". Contestazione, eccetera, eccetera, e ora siamo in mezzo, tra virgolette, "al mare", nel senso che abbiamo 3, 4 salvagenti, qualcuno un po' più bello, qualcuno assomiglia più a una barca, qualcuno assomiglia se solo e soltanto a un salvagente, per non annegare. Ci sono i Fonseca, ci sono i Conceição, non so nemmeno altri chi in questo momento potrebbe, No, i nomi ehm son quelli, Simo, cioè i nomi son quelli. Quei 2 ti direi su tutti, poi ci sono i Gallardo, i Marco Rose, i Tedesco che magari mh. sfiorano l'orbita prima di entrare in questo vortice, però i nomi forti sono i 2 portoghesi. Il punto è un altro, secondo me, che poi potremmo anche beccare 'sto salvagente, provare a prenderci 'sto salvagente, sta micro zattera, sta zattera che poi potrà diventare una barca, perché poi cioè, non sai mai come possono andar le cose. Un allenatore può arrivare con i più massimi proclami e fallire, un allenatore può arrivare già con un piede di fuori praticamente e invece diventare l'allenatore più storico di quella squadra o comunque vincere tanto con quella squadra. Quindi non sai mai effettivamente poi come andranno le cose, ma il punto è un altro, il punto è che tu
probabilmente ti aggrapperai a uno di questi salvagenti, però a 5 metri c'è la terra, ma tu piuttosto che arrivare a terra anneghi, perché questo è il quadro con Antonio Conte libero e attendente, diciamo, e che ti aspetta e che ti vuole e che ti cerca e che vorrebbe allenare il Milan. Questo è il quadro, cioè hai la terra a 5 metri, ma tu piuttosto che la terra, perché non ti piace quella costa lì, è scomoda quella costa lì, preferisci andare aggrapparti piuttosto a un micro salvagente. E questo è il problema. Poi io capisco, magari se mercoledì farò l'editoriale, adesso vediamo perché Bea questa settimana sarà un po' a diciamo ci sarà un pochino meno. Dicevo ehm, se il punto è un altro, è capire qual è il confine tra quello che vogliono i tifosi e a cui auspicano i tifosi, in quanto tifosi del Milan e non del Bayer Leverkusen, della Fiorentina, del Sassuolo, del West Ham, dell'Aston Villa, ma del Milan, okay, e qual è poi la realtà dei fatti. Cioè, perché comunque la proprietà questa è, questo decide, queste sono le sue idee e bisogna anche farsele andar bene da un altro punto di vista. Bisogna trovare questo confine, se no siam sempre qua e saremo sempre qua a dire: "Cosa si fa? Però cavoli c'è Conte, però vedi c'è Zirkzee da comprare", e poi invece la realtà è un'altra. Io non sto dicendo che sia giusto, io sono dalla parte di chi vorrebbe che il Milan tornasse a fare il Milan, prendesse Conte a occhi chiusi l'altro ieri, avesse già in mente chi prendere in attacco da 20, 30 gol. Io vorrei questo e che in Eh, questo momento non succede, cioè, e no. non succede, punto. Cioè, non è così. Okay, cioè, Allora, chiudo abbiamo con una tempo. speranza, Henry. Mh. Chiudo dicendo una cosa. Il Milan degli ultimi anni non ha brillato per compattezza di idee, lo sappiamo, insomma. I dirigenti sono andati via a più riprese, anche in contrasto con le linee della proprietà. Non ne sto parlando solo di Maldini, parlo anche di Boban, parlo di tanti dirigenti che sono andati e venuti. E in questo momento non c'è un'uniformità di giudizio verso un allenatore, anche perché altrimenti si sarebbe andati dritti su quell'allenatore, credo da almeno un mesetto a questa parte. La mia speranza è che si smetta di raccontarci questa sorta di favola del fatto che al Milan bisogna per forza trovare una decisione che contenti tutti, perché accontentar tutti vuol dire accontentarsi in alcuni casi, cioè prendere una decisione che a tutti non dispiace, ma forse a che nessuno piace. Ehm, In tutte le società c'è sempre qualcuno che a un certo punto dice: "Va bene, ho ascoltato tutti, ma tanto il mio nome è lui e tanto prendiamo lui, perché comando io. Ne rispondo io. Se alla fine dell'anno questo allenatore fa male, ne rispondo io e magari rischio anche il posto, ma lo rischio io, perché ho deciso io". E invece poi il Milan, come al solito, la vittoria ha tanti padri, la sconfitta non ce l'ha nessuno, o meglio, la sconfitta poi ce l'ha sempre qualcuno che viene cassato. Ma in buona sostanza la speranza è che si prenda una decisione da parte di chi la possa prendere ed essere alla fine uno solo, perché se no tanto non si va da nessuna parte. L'abbiamo visto anche nell'ultimo mese. Io o facciamo una società, tra virgolette, di replicanti, di gente che pensa tutti nello stesso modo, ma è impossibile, oppure divisioni, poi lo sappiamo come funziona durante l'anno, è la telefonatina, il mugugno, ma io l'avevo detto, io avrei fatto diversamente. Ah, ma ti ricordi? Si son lamentati di Lopetegui, guarda adesso dove siamo, e Eh. questo, quell'altro, e gli articoli praticamente quasi sotto dettatura, cioè va bene, che ti devo dire direttore, è così. Niente, speriamo bene. E speriamo bene, esatto, speriamo che il Milan vinca così queste cose
ce le togliamo, speriamo che arrivi un allenatore che almeno abbia un po' di esperienza e che sia a questo punto tra i meno peggio, perché questo si può sperare, eh. Cioè adesso possiamo sperare di prendere il meno peggio, e speriamo che il Milan faccia un buon mercato e che riparta bene. Henry, grazie. Ci ritroviamo tra poco per Chiamina delle 11, lunch, talk e chiudiamo con filo rossonero come sempre al lunedì. Grazie a tutti, buona settimana e a presto.